progetto di design è un progetto di narrazione di luoghi, di persone, di materie, di processi che vanno a modificare o a lavorare quella materia. È un racconto però anche di sogni. Non penso ci sia altro oggetto più rappresentativo rispetto alla sedia numero 14 di Tornet. La sedia numero 14 di Tornet rappresenta un sogno, un'utopia, rappresenta sperimentazione, tentativi falliti e poi rifatti di piegare il legno. Oltre ad essere un oggetto poetico, minimalista, proporzionato, elegantissimo, etereo, racconta la storia anche di un processo produttivo che alcune volte si è dimenticato. Questo bootcamp vuole riportare alla luce anche la narrazione di questo processo così innovativo che ha permesso all'uomo di piegare il legno. Questa è la prima edizione del Bootcamp di Design Terre, che ha un partner d'eccezione, GTV. Lo scopo, il tema che ci siamo dati quest'anno è visualizzare e analizzare il poco scarto che viene generato dalla produzione di questa serie. E lo facciamo attraverso la lavorazione di questo scarto al fine di visualizzare attraverso la materia lo scarto stesso. Stiamo conducendo insieme ai ragazzi una operazione di data physicalization. Viene racchiuso in un volume di 10x10x10, è davvero pochissimo. Perché questo bootcamp ha chiesto di essere sperimentali, io ho chiesto ai ragazzi di dimenticare quello che sapevano. Ciò che conta per noi è l'esperienza e l'interazione quindi tra le persone e il contesto. Ai ragazzi chiediamo sempre a un certo punto di tenere a mente la solita domanda: quanto? Quanto scarto hai messo in quello che stai facendo? Quantificalo. Dimmi una percentuale di scarto che stai inserendo nel tuo prodotto, nella tua composizione. Sono 5 le tematiche su cui abbiamo chiesto di lavorare. 5 domande. È possibile che lo scarto della Tornet possa diventare una superficie orizzontale? Una superficie orizzontale significa un piano d'appoggio, una superficie su cui camminare, continua o discontinua. La seconda domanda che abbiamo posto è possibile utilizzare lo scarto per fare delle superfici verticali, superfici che possono ricoprire muri? È possibile che una sedia 14 diventi un intonaco? Oppure abbiamo anche chiesto se è possibile che lo scarto della seduta numero 14 diventi carta, una carta riciclata con le stesse polveri, che possa poi magari raccontare la storia del suo processo realizzativo. E poi abbiamo chiesto a questi ragazzi: è possibile che la sedia numero 14 possa diventare un giunto o una serie di giunti riutilizzabili proprio sulla sedia? Questo è un progetto molto filosofico, cioè tentare di riutilizzare lo scarto per farlo diventare viti e bolloni che poi possono tenere assieme le varie parti della sedia, perché il giunto è un po' il grande concetto della società, speriamo del futuro, cioè quello di tenere assieme pezzi diversi. Ad un ultimo gruppo abbiamo invece chiesto di osservare. La base di un buon progetto è sempre l'osservazione e abbiamo chiesto di osservare molto profondamente le poche rotture dovute a quella meravigliosa lavorazione al vapore e poi le abbiamo catalogate. E questo meraviglioso legno curvo
è diventato un bastone, anzi una serie di bastoni da passeggio da utilizzare magari nel bosco per spostare i rami, per appoggiare il proprio braccio durante il passo, per auscultare il terreno, per osservare, per spostare, e che magari possa timbrare il terreno, magari proprio col numero 14, come faceva Pollicino per raccontare il suo percorso. È stato molto interessante perché si è discostato da quello che è il prodotto in sé e ha invece narrato l'importanza dello scarto. In un posto del genere come il Casale delle Noci, dove affrontiamo questo bootcamp, la socialità e il pensiero ha il tempo di svilupparsi. La cosa che mi è piaciuta di più è il fatto di entrare in simbiosi con le persone e creare connessioni. Al termine di questa esperienza abbiamo realizzato un'esposizione con tutta la conoscenza emersa e che era sommersa, visualizzata. Quello che vogliamo dare è una visione, non un prodotto, una apertura al possibile, un'opera aperta.